Ciao Gnari, bentornati a casa del Barba e sul mio canale. Sono qua oggi perché vi voglio presentare la nuova arrivata, cioè questa impastatrice a spirale grilletta, monovelocità. Devo dirvi che non è appena arrivata, è arrivata qualche mese fa, ma ci ho litigato a lungo e finalmente diciamo che dopo alcuni mesi di passaggio, di transizione tra un impasto a mano, l'impasto in planetaria e l'impasto a spirale, che è una cosa ben diversa, sono arrivato alla conclusione di voler condividere con voi le mie esperienze e i miei risultati con questa fantastica impastatrice a spirale, una delle più note, marca italiana, la grilletta della Famag, azienda veramente molto seria, e quindi sono qui per presentarvela quest'oggi, perché dopo la presentazione seguiranno vari video in cui andrò a mostrarvi vari tipi di impasto, perché devo dirvi, ho visto tantissimi dubbi online, continuo a leggerne di ogni tipo. Sembra che la impastatrice monovelocità non possa dare alcun tipo di risultato. Io ci ho fatto pane, pizza naturalmente e anche panettoni. Quindi devo dire la verità, con alcune accortezze i risultati arrivano e sono molto soddisfacenti. Che altro dire in questo video? A breve vi mostrerò l'impasto della pizza napoletana, vi mostrerò come vanno inseriti gli ingredienti e vi mostrerò poi il risultato finale naturalmente della cottura. Non ho molto da segnalare su questa macchina, se non che è molto solida, produzione totalmente italiana da quanto mi risulta, non c'è una difficoltà nell'utilizzo, anche qui molto semplice, abbiamo un tasto di accensione e uno di spegnimento e vi segnalo che quando viene aperta questa grata di sicurezza la macchina va a fermarsi, quindi questo è il dispositivo di sicurezza per evitare di farsi male, quindi quando questa è aperta in nessun modo potremo far partire la macchina perché non partirà. Questo è un modello da 5 kg massimo di impasto, quindi non 5 kg di farina ma 5 kg complessivi di impasto, compresi tutti gli ingredienti. Non perdiamo altro tempo, ricordatevi di iscrivervi al canale per seguire le prossime uscite sulla grilletta monovelocità, perché voglio farvela vedere in lungo e in largo, quindi iscrivetevi, seguite i prossimi video, mettete un bel mi piace perché è molto importante sapere che il video vi è piaciuto e andiamo subito a vedere l'impasto della pizza napoletana. Ecco la ricetta della nostra pizza. Avremo 431 grammi di farina V260-280, quindi media forza, 244 grammi di acqua, 150 grammi di liccoli al raddoppio, 12 grammi di sale e 1 grammo di malto. Cominciamo il nostro impasto. Inseriamo farina e malto e facciamo un po' mescolare. Inseriamo poi il lievito madre, il nostro liccoli, e cominciamo a far girare la macchina, inserendo poi tutta l'acqua, poco alla volta, ma inserendola tutta all'inizio, perché questo è il metodo che io ritengo migliore per la nostra impastatrice grilletta monovelocità. Come vedete la inserisco tutta subito. Lasciamo poi lavorare la macchina finché la farina comincerà ad assorbire l'acqua. Nel frattempo voglio dirvi che questo è un video integrale. Qui la velocità è raddoppiata, ma io non ho possibilità di cambiare la velocità, quindi questa è tutta velocità, l'unica velocità della macchina. E questo è un video assolutamente completo, quindi non solo vi mostrerò come fare l'impasto, ma andremo poi a vederlo anche in cottura. Ultima cosa, dopo qualche minuto, io ritengo che sia una buona cosa dare una pulita alla vasca per permettere poi alla farina di assorbire all'impasto, di assorbire tutta la farina che sia anche un po' attaccata alle pareti della vasca, perché stiamo usando veramente una quantità di farina molto bassa. Ancora un quarto di giro, ultima ripulita con la marisa alla nostra vasca e ricominciamo ad impastare. Mentre vedete che l'impasto comincia a prendere forma, io vi dico che in questo caso non mi aiuterò neanche con l'autolisi e che l'impasto sarà chiuso in circa 10 minuti al massimo di impastamento. Non possiamo pretendere di avere la famosa zucca, perché la quantità di impasto è troppo bassa per permettere alla nostra grilletta di costruire la zucca, ma questo in nessun modo inficerà il risultato che vedrete poi alla fine del video, sarà veramente spettacolare. Quindi mentre l'impastatrice continua a girare,
vediamo che l'impasto comincia a diventare sempre più liscio. Naturalmente non è ancora pronto, però noi continuiamo a impastare. Ripeto, personalmente non credo sia un errore il fatto che non faccia la zucca, perché veramente l'impasto è molto buono. Quando tutta la farina è assorbita e la nostra vasca è pulita, andiamo a inserire il sale. Diamo tempo al nostro impasto di prendere all'interno tutto il sale e continuiamo a controllare la nostra impastatrice. La cosa importante è che l'impasto stacchi dal fondo della vasca e che non si, diciamo, arrampichi sul verme, perché quello sarebbe un errore grave, ma con queste idratazioni, ragazzi, sicuramente non succede. Andiamo avanti a vedere il nostro impasto che migliora sempre di più. Io non faccio tagli in questo video, giusto un piccolo taglio prima perché mi si era interrotto il video, ma non ho saltato nulla, e vediamo che il nostro impasto comincia a rotolarsi attorno alla barra spezzapasta e sentiamo, voi non lo sentite perché mi sto doppiando, però a mio parere la maglia si sta creando perché ogni tanto si sente un piccolo scoppiettio. Ecco, attenzione, quando sentiamo lo scoppiettio vuol dire che siamo decisamente vicini alla fine, siamo vicini al completamento dell'impasto e non dobbiamo andare oltre. Vedete comunque che l'impasto, a mio parere, è ben formato, bello liscio. Qui rallento un po', andiamo a velocità normale e vediamo che l'impasto si sta ben amalgamando e tra poco andremo a vedere se è pronto con la prova del velo. A mio parere l'impasto è pronto, ma poi mi direte voi, critiche, non critiche, quello che volete, ma io ritengo che l'impasto sia pronto, lo dimostrerò poi con i fatti. A questo punto mi bagno un po' le mani, vado a mozzare un pezzo di impasto e vado a vedere se si è creata la famosa maglia glutinica, se l'impasto regge, se l'impasto è ben strutturato. E devo dire che in questo caso voglio lasciar parlare le immagini perché non ho paura di dire che in questo caso la maglia glutinica si è decisamente formata, perché nonostante l'impasto sia molto fine, vedete che non si strappa. Andiamo a togliere l'impasto dalla vasca, che è un'operazione, a questo punto è un'operazione molto agevole perché la vasca è pulita praticamente, questo ci agevolerà molto anche nella fase di pulizia della vasca. Magari vi farò vedere un altro video perché questa è un'impastatrice a testa fissa e non ribaltabile. A questo punto non ci resta che chiudere il nostro impasto, lo faremo senza stressarlo, senza tirare la maglia glutinica, sono giusto 3 pieghe per andare a chiuderlo e poi inserirlo nella cella di lievitazione, oggetto del mio penultimo video, che invito tutti ad andare a vedere perché è un attrezzo veramente molto utile e un investimento importantissimo. Quindi dopo aver chiuso il nostro impasto lo mettiamo nel suo contenitore e lo inseriamo nella cella di lievitazione. Nella cella di lievitazione farà un'ora di puntata a circa 25 o 26 gradi per far partire la lievitazione. È giunto il momento di fare la porzionatura. Andiamo a porzionare i nostri 3 panetti da circa 280 grammi l'uno. Qui vi risparmio un po' di operazioni e andiamo alla chiusura del panetto. Questo è il mio ultimo metodo, quindi prenderemo le orecchie e le porteremo al centro, sempre senza schiacciarlo troppo. Lo andremo semplicemente a chiudere perché non vogliamo stressarlo troppo, perché l'impasto fatto con la grilletta è comunque un impasto molto ben fatto, quindi non serve chiudere molto forte i panetti. Vedete qui lo chiudiamo bene nella parte sotto e poi lo andiamo a posizionare nella cassetta di lievitazione. Anche qui non vi mostro la formatura degli altri panetti, vi mostro l'inserimento in cella di lievitazione dove ho messo un piccolo distanziatore dai cavi riscaldanti. Lo lasceremo qui per circa 4 ore di appretto. Vediamo i nostri panetti belli rilassati, prova del dito, secondo me è perfettamente riuscita. È il tempo di cuocere la nostra pizza. La stesura è sempre quella,
aiutiamo con la semola. Vi ricordo di guardare i video dei tips del Barba per tutti i consigli sulla stesura cornicione per non fare disastri, i 3 video dei 10 tips del Barba. Allarghiamo bene la nostra pizza. Ora vi mostro anche che senza paura andrò ad allargarla con la mossa dei pugni, perché l'impasto, quando è ben fatto e la maglia glutinica è ben formata, non correrà il rischio di rompersi o strapparsi. Vedete? Ora lo allargo ancora veramente sono molto tranquillo nel compimento di questa operazione, perché l'impasto si lascia ben tendere e non si rompe. Come vedete non si rompe in alcun modo. È molto bella. La carico subito sulla pala, sfarinata di semola. Andiamo al condimento. Faremo una semplicissima margherita con pomodoro, pizzico di parmigiano e mozzarella fior di latte, che ho fatto prima scolare, sempre in ossequio ai tips del Barba che io uso ogni pizzata con grande soddisfazione. Eccoci qui, siamo pronti per l'infornata. Prima pizza nel nostro F1, vado a cuocere a 430 sopra e 400 sotto con la nuova pietra Fiesoli, quella da 1,5 cm, che mi permette di scaldare il forno in circa 20-25 minuti. Vediamo una piccola parte di cottura. Guardate che bollona, quello è perché, ok, non ho rotto la bolla, ma questa è la maglia che trattiene benissimo all'interno l'aria. Questa è la nostra pizza. Andiamo a sfornarla dopo esattamente 1 minuto e mezzo. Non ho fatto la girata, il forno era molto caldo, quindi un po' le bolle si sono bruciacchiate, ma secondo me è molto bella. Ma vedetevi ora il time lapse della seconda infornata, perché è uno spettacolo. Eccolo qua, ve lo lascio gustare in silenzio, perché è sempre un po' una magia quella di vedere la pizza che si gonfia all'interno del nostro forno. Vedete il cornicione come si gonfia? È sinonimo di impasto fatto a regola d'arte, questo è il mio parere. Ecco la sfornata della nostra pizza, 1 minuto e 25, maculatura bellissima, mozzarella sciolta, non acquosa perché è fatta scolare, e andiamo a fare anche la prova del taglio. Io onestamente sono veramente molto soddisfatto dell'impasto che ho fatto con la grilletta e spero che anche voi possiate trarre giovamento da questo video. Guardate che bella alveolatura, pizza con lievito madre, gnocchi, ragazzi, secondo me strepitoso. Ricordate di iscrivervi al canale, di seguire i prossimi video. Un saluto dal Barba!